È per me oggi un grande piacere avere qui con noi i colleghi del CNR ISTC, cioè dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, e quindi i relatori di oggi sono Daria Spampinato, Pietro Sichera e Salvatore Cristofaro, e appunto sono molto impegnati in interessantissimi progetti di Digital Humanities. Uno dei più noti, che forse io conosco un po' meglio, è Bellini in Rete. E lascerei la parola appunto alla collega Daria Spampinato, che fra l'altro è membro anche del direttivo di AIUCD, in modo tale che si faccia anche una brevissima presentazione delle altre attività salienti degli STC e dei colleghi che poi parleranno. Grazie Daria. Grazie a voi. Noi siamo il gruppo di ISTC di Catania, siamo di formazione, tutti di formazione informatica. Lo dico perché appunto anche il tema che noi tratteremo sarà abbastanza visto dal punto di vista di come i dati, il titolo è XML, JSON, interoperabilità e casi di studi, quindi come i dati in questi due formati possono essere gestiti e cosa sono poi anche i linguaggi di programmazione e i linguaggi formali. Quindi noi abbiamo, lavoriamo ultimamente sul progetto Bellini in Rete. Un altro progetto su cui faremo alcuni esempi è il progetto Epicum delle epigrafi, sempre in cui i dati sono codificati in Epidoc, che è un dialetto della TE XML, e gestiti però poi manipolati in JSON. E quindi proprio per questo vedremo come i due linguaggi sono tra di loro interscambiabili e come l'uno è più o meno efficiente dell'altro. Parliamo in italiano perché appunto su queste tematiche, tra l'altro, diciamo, ci viene sicuramente a me più, riusciamo a esprimere meglio la complessità del problema nella nostra lingua madre. Però diciamo che l'abstract è in inglese ed eventualmente diciamo possiamo anche rispondere se c'è qualche domanda in inglese su alcuni esempi. Passo la parola quindi a Pierpaolo, prima Pierpaolo Sichera e poi dopo sarà Salvatore Cristofaro che chiuderà, dopodiché appunto abbiamo lasciato spazio per le domande a cui potremmo rispondere tutti, quindi io mi chiudo l'audio e passo la parola a Pietro Pierpaolo, detto. Grazie. Allora, condivido lo schermo, mi dite se vedete lo schermo? Sì? Della presentazione? Ok. Allora, sì, benissimo. Perfetto. Allora, partiamo da due parole, da un concetto che in questo momento è centrale nell'umanistica digitale, nell'informatica più in generale, il web semantico, che è un'estensione del web classico che permette di superare alcuni problemi fondamentali come la decodifica dell'informazione, la risoluzione delle ambiguità, la mancanza di aggregazione all'interno di contesti specifici, l'assenza di sistemi adeguati per il trasferimento di queste informazioni, la difficoltà nella ricerca, tutto questo mantenendo l'affidabilità dei dati. Il web semantico richiede quindi dei metodi agevoli per l'uso e lo scambio delle informazioni sia da parte dell'uomo che dei computer. Per perseguire questo obiettivo nel contesto storico attuale vengono prevalentemente utilizzati due formati di file che sono XML e JSON. Entrambi i formati vengono utilizzati per lo scambio di dati tra un client e un server, hanno il vantaggio di essere leggibili, gerarchici e che esistono, essendo standard, esistono molti tool che li leggono e li
utilizzano. Alcune differenze fra XML e JSON sono più visibili di altre. JSON è più corto, non ha bisogno di parser, permette di utilizzare il tipo di dato array, e lo scopo, diciamo, che vogliamo perseguire con questo webinar è quello di presentare due formati, parlare della loro storia, della loro evoluzione, comprendere le differenze, similitudini, dare idee su come utilizzarli con aspetti teorici e pratici riguardo la loro equivalenza, diciamo, informaticamente parlando. Perché codificare l'informazione? L'obiettivo è far comunicare due oggetti informatici, un client e un server, nella elaborazione, nella memorizzazione, nella trasmissione dei dati. Con codifica dei caratteri intendiamo un codice che associa a un insieme di caratteri, a un grafema, un ben preciso numero, il tutto con lo scopo di facilitare la memorizzazione di un testo su un computer o la sua trasmissione. Un esempio comune di codifica può essere il codice Morse o la codifica ASCII, diciamo, la chiameremo ASCII per italianizzarla. Quindi per noi stringa è un insieme di caratteri, il set di caratteri è l'insieme che voglio codificare, la codifica è la tabella che fa corrispondere ad un carattere, a un numero, e quindi in informatica a una sequenza di bit. Il primo sistema di codifica potrebbe essere il codice Morse, che utilizzava i 4 simboli, segno breve, segno lungo, spazio breve, spazio lungo, per generare codici di lunghezza variabile. Veniva utilizzato sia commercialmente ma anche come codice manuale. La codifica dei caratteri veniva utilizzata anche per altri scopi, per esempio fin dai tempi di Giulio Cesare per scopi militari. Famoso è il caso della macchina Enigma, che doveva essere inviolabile, ma in realtà già i polacchi negli anni 30 erano riusciti a violarla, poi utilizzata dall'esercito tedesco in maniera modificata per trasmettere dati militari, e poi decodificata nuovamente da Alan Turing. L'arrivo delle telescriventi porta alla creazione di codici di carattere inizialmente a 5 bit. Dopo vari tentativi si trova una codifica standard nel 63, si è tirata fuori appunto dal comitato ASCII, che diciamo decodifica un set di caratteri nel 63. Nel 67 questo set di caratteri diventa in realtà definitivo. Sono 127 caratteri, che erano quelli necessari, lo vediamo qui nella tabella, necessari a scrivere in lingua inglese. I caratteri venivano codificati in questa maniera. Quello che vedete è un insieme di bit, il loro corrispondente è in esadecimale, e quello che stiamo vedendo è la parola Hello World. Il set di caratteri ASCII era abbastanza grande per l'utilizzo inglese, ma non conteneva dei caratteri che sono fondamentali. Faccio un esempio: l'operatore di divisione, per come lo conosciamo scolasticamente noi, non esisteva nella codifica ASCII, ed è per questo motivo che i linguaggi di programmazione utilizzano lo slash per indicare la divisione. Quindi il problema più grande era fare in modo che tutti gli utenti di tutti i computer del mondo potessero scrivere in qualche maniera. Quando i computer sono diventati da 7 a 8 bit, è diventato quasi automatico far diventare da 128 a 256 i caratteri. Ogni produttore cercava di stabilire il suo modo per mostrare i caratteri, considerando anche che anche questi 128 caratteri aggiuntivi in realtà non permettevano di decodificare, di esporre di tutte le possibili lingue. Ogni produttore utilizzava un suo sistema. Ad esempio IBM inventò i cosiddetti code page, quindi la possibilità di codificare i
caratteri a seconda della lingua. Nel 1985 la ISO approva i code page come standard, chiamandoli ISO 8859-N, dove N sta ad indicare il numero di un particolare code page. Per esempio ISO 88591 era il Latin, oppure l'88595 era quello per il cirillico. Nel frattempo anche ANSI si occupa di una standardizzazione, la codifica ANSI, che per esempio su Windows la troviamo col nome di Windows 1252, è praticamente simile alla ISO, ha semplicemente dei caratteri stampabili, dove invece ISO manteneva dei codici di controllo. Tutto cambia con l'arrivo di Unicode. Infatti Unicode non codifica alcuni caratteri, ma pensa di codificare in un unico sistema tutti i caratteri possibili. All'inizio viene pensato come un insieme di 16 bit, quindi 4 cifre esadecimali, e che dava la possibilità quindi di codificare 65.000 e passa caratteri, che si pensava essere una quantità sufficiente. In realtà adesso il numero di bit per Unicode è 21, supportando quindi in questa maniera un alfabeto teorico di oltre 1 milione di caratteri, che dovrebbe essere sufficiente a codificare le lingue sia presenti che quelle storiche. Parliamo in questo momento di una copertura di 154 lingue moderne o storiche. Unicode è suddiviso in livelli. Il primo piano è il BMP, il Basic Multilingual Planet, dove stanno in realtà la maggior parte dei caratteri. Come questi caratteri vengono codificati, vengono trasferiti a un computer? Le codifiche sono più utilizzate, in realtà sono 3. UTF-32, che è la codifica a dimensione fissa, 4 byte per ogni carattere. Come potete pensare, ovviamente è molto dispendioso da un punto di vista di spazio questo tipo di codifica. Più utilizzati sono in realtà invece UTF-16 e UTF-8. UTF-16 che utilizza o 2 o 4 byte per ogni carattere. La differenza fra le varie codifiche la vedete nella tabella. Siccome ogni sistema ha un suo modo per memorizzare le coppie di bit, la specifica UTF-16 prevede 3 schemi di codifica. In realtà la UTF-16, 16 Little Endian e Big Endian, a seconda dell'ordine con cui sono memorizzati questi codici. L'utilizzo di una codifica ben precisa implica l'utilizzo di un byte ben specifico all'inizio del file. Più utilizzato è invece UTF-8. UTF-8 è una codifica da 1 a 4 byte. Il primo byte utilizza soltanto i caratteri, viene utilizzato per i caratteri ASCII standard, il secondo byte per l'arabo, l'ebreo, le lingue europee, il terzo byte per il BMP e il 4 byte per tutti gli altri caratteri. Si vede che in questa maniera come spazio UTF-8 è molto efficiente, perché per esempio il primo byte codifica gran parte dei caratteri più utilizzati, come molto efficiente. La scelta della codifica, come vedete, dipende dal numero di uni presente nel primo byte o in quelli successivi. Perché è importante la codifica di un testo? Per evitare il cosiddetto il fenomeno chiamato Mojibake, sarebbe il fenomeno della scorretta visualizzazione dei caratteri quando il software non riesce a riconoscere il testo. Quello che per esempio vi sto mostrando è la pagina Mojibake in giapponese, di Wikipedia giapponese, però codificata
chiamata non UTF-8 come lo è realmente, ma in realtà in Windows 12.52. Ovviamente è assolutamente incomprensibile, non che la versione giapponese lo sarebbe stata di più, però diciamo i caratteri non sono assolutamente comprensibili. Quindi possiamo dire che UTF-8 è diventato standard perché ai protocolli internet è richiesto che siano in grado di utilizzare almeno UTF-8, che è diventato standard grazie all'avvento di HTML5. Figurarsi che il 97% delle pagine web servite sono in UTF-8 e per alcuni linguaggi si arriva al 100%. A questo punto possiamo vedere come ci si scambia i dati. Nel 2016 su Scientific Data è uscito un articolo che parlava delle linee guida per migliorare reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzo delle risorse digitali, quindi i principi FAIR, Findable, Accessible, Interoperable e Reusable. Per rispettare questi principi bisogna trovare un metodo per passare, per scambiare questi dati. La maniera più antica che di cui sicuramente avete sentito parlare e comunque più utilizzata per esempio su Excel ancora oggi in molti casi è il formato CSV, comma separated value, dati separati da virgola. Il formato è un formato di testo, come si può vedere, dove tutti i dati sono separati da virgola. L'idea di base è chiara: separare tutti i dati attraverso la virgola. Ovviamente questo qui è un problema perché i dati stessi potrebbero contenere una virgola, o potrebbe essere dei testi con un vai a capo incorporato. Quindi CSV è leggibile, facile da leggere, da implementare, da analizzare, ha un sacco di applicazioni che lo leggono, è compatto e facile da generare, ma ovviamente se cosa posso dire? Se manca un dato, il file diventa non utilizzabile. C'era un problema per l'importazione in SQL perché un campo vuoto è null o è vuoto. Non c'è uno standard universale e quindi in questo contesto diventa difficile da utilizzare. Per comprendere come e perché è un problema la comunicazione di dati, bisogna partire da cosa significa scambiare un dato. Il modello OSI è il modello per la comunicazione di rete. Questo modello è pensato come la comunicazione fra due manager. Il manager dà la lettera alla segretaria che la dà all'autista che la porta alla posta. La lettera viene impacchettata, rimandata all'altro ufficio postale, spacchettata, e alla fine arriva all'altro manager che poi risponderà al primo manager. Questi livelli da un punto di vista logico sono indipendenti fra di loro. Questa è questa impostazione gerarchica, come vedete, è standard, è stracolma di standard. Questo significa che come standard la comunicazione deve essere standard anche ciò che all'interno viene passato. I 7 livelli del ISO OSI li vedete nella slide. Nella versione di vita reale l'implementazione di ISO OSI è fatta col protocollo ovviamente più famoso, più sentito, TCP/IP, dove i layer sono in realtà raggruppati. La parte application, presentation e session è riunita in tutti i protocolli, dove sta, per capirci, per esempio il browser internet, il programma per la posta elettronica. Quindi grazie a questo modello si ha uno scambio fra un client e un server. Un esempio di scambio è la navigazione su internet. Come si naviga su internet? Attraverso le pagine HTML. Il web 1.0, il web per
come lo conosciamo, inventato nell'89 da Tim Berners-Lee, propone un progetto basato su il protocollo HTTP e la condivisione di file HTML. Questi ipertesti sono le pagine web come le conosciamo oggi. HTML deriva da un altro linguaggio che si chiamava SGML, molto più potente e ricco. HTML è più semplice, ma ne eredita l'idea. HTML viene adottato in massa, ognuno cerca però di farsene una propria versione. È il periodo in cui Netscape e Microsoft si fanno la guerra, ognuno visualizza le pagine come meglio ritiene. Non esistono standard, i programmatori cominciano a dire questo sito si vede meglio con Netscape, questo sito si vede meglio con Explorer. HTML non è un linguaggio di programmazione, quindi non si programma in HTML, è un formato di marcatura dei contenuti, lo possono utilizzare anche utenti che non sono programmatori, e malgrado questo è diventato di grande utilità. HTML ha delle specifiche ben precise, ha una sintassi ben precisa, cioè deve essere scritto in un certo modo, ogni elemento significa qualcosa, una semantica che mi permette poi di rappresentare qualcosa sullo schermo, e il comportamento è standard, l'interazione che ha poi quell'elemento con l'utente deve essere precisa, dovrebbe essere standard, ma sappiamo che molto spesso, in molti casi, questo standard non esiste. Un esempio standard di pagina HTML in cui ho il tipo di pagina, i tag che vengono aperti e chiusi dai simboli di maggiore e minore, una parte head e una parte body. La parte head è quella che contiene delle informazioni sulla pagina che non vengono in realtà mostrate, e in questo contesto notiamo il metachar-set UTF-8, che significa che la pagina è codificata in UTF-8, quindi quando il client spedisce la pagina l'ha codificata in UTF-8, quando il server la riceve per dare la risposta o viceversa, l'informazione è codificata in UTF-8, i due estremi di comunicazione sanno come devo scambiare, come si stanno scambiando l'informazione. Questa, per esempio, è la pagina HTML del sito di Euporia. HTML quindi è ciò che è stato il web nella versione 1.0. Ciò che non riusciva a fare HTML, per ciò che non riusciva a fare HTML, riesce a fare XML. XML, Extensible Markup Language, nasce alla fine degli anni 90 come una evoluzione di HTML, e piuttosto che avere un documento standard posso farmi un documento come voglio io. Questo dovrebbe risolvere, secondo gli studiosi del tempo, il problema dello scambio dei dati fra sistemi. Viene creato un consorzio per stabilire uno standard, il V3C, e HTML diventa un'applicazione di XML, e per questo si comincia a parlare di XHTML. Ciò che è importante in XML è il fatto che garantisce l'integrità dei dati, che la semantica è rigorosa, nel senso che mi posso stabilire io una semantica ben precisa. Questa cosa è fantastica per i produttori di software, perché si ritrovano un sistema grazie al quale poter scambiare i dati. Per arrivare a JSON c'è una separazione. Esiste già XML. Sun e Microsoft all'inizio degli anni 2000 si contendono la leadership del web e della programmazione sul web. Sun con Java, che è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti, è riutilizzabile. Scrivi una volta e riutilizzalo ovunque, mentre .NET e C# di Microsoft utilizzano XML per
lo scambio dei dati. Il problema è questo: si espande l'uso di internet, espandendosi l'uso di internet, la banda comincia a essere super consumata. Come faccio a consumare meno banda? Viene messa a punto una tecnologia Ajax, che sarebbe JavaScript e XML asincrono, in cui le richieste vengono fatte in maniera asincrona. Si parla quindi di single page application. Per fare un esempio su come funziona questo tipo di tecnologia, è quello che succede quando non sono connesso a internet, ma comunque sono su Gmail, riesco in ogni caso a guardarmi le mail, perché finché non devo ricaricare la pagina, tutte le informazioni della pagina sono già state caricate. È l'avvento del web 2.0. In informatica però capita spesso che una soluzione arrivi prima del problema. Già all'inizio degli anni 2000, quando di JSON neanche si parlava, dei programmatori già erano riusciti a passare dei dati, è l'esempio che vediamo sotto in questa slide, tra un client e un server, aggiornando i dati semplicemente con la parte interna all'interno di un iframe. Questa cosa diventa rivoluzionaria, perché posso passare questi dati non come XML, ma come se fosse JavaScript. È una novità assolutamente incredibile, perché posso far passare i dati bypassando quelli che sono le limitazioni anche di sicurezza dei browser. Quindi se XML è il mezzo più sviluppato per ottenere dati dentro e fuori un client Ajax, si può pensare che esiste qualcos'altro, come può essere JSON, per passare dati strutturati. Cos'è XML? E cos'è JSON? XML è, come abbiamo detto, Extensible Markup Language, permette di conservare, trasportare i dati, ed è un formato che è facilmente leggibile sia dall'uomo che dalla macchina, come vediamo dall'esempio. XML è disegnato per trasportare dati, mentre HTML era disegnato solo per mostrarli. XML ha tag non predefiniti, sono tag autonomi, mentre HTML ha tag predefiniti. La struttura di un XML è ad albero, e in questo albero hanno senso dei termini dalla radice alle foglie, hanno senso anche termini come genitore, figlio, fratello. Quindi ogni documento HTML, XML deve avere una radice, può avere un prologo, tutti gli elementi debbono avere una chiusura, deve essere correttamente annidato, gli attributi debbono essere tra doppi apici, e deve essere, quando un documento XML è corretto, si dice che è ben formato. Un elemento, come lo è year, per esempio, oppure price, può contenere un testo, può contenere un attributo come title, altri elementi come bookstore, o un mix di tutti. Un attributo deve essere messo tra apici come category, come lang. Gli attributi sono da evitare quando possibile, perché gli attributi non possono contenere più valori, non possono essere strutturati ad albero, e non sono facilmente espandibili, come si può vedere da questo esempio, in cui lo stesso dato, la nota che ha una data to e from, può essere codificata in vari modi, ma in realtà il modo sbagliato sarebbe quello di avere una nota con solo attributi senza nessun dato.
Tra le caratteristiche tecniche di XML ne specifico due che sono interessanti. Uno è il XSLT, è il file il foglio di stile per XML, è molto più sofisticato di CSS, perché in realtà, come vedete dall'esempio, ha molte più possibilità, consente di inserire, cancellare informazioni, righe, attributi. Per esempio, se ho un menu, grazie a questo file di trasformazione che si vede, si ottiene questa tabella. L'altra caratteristica interessante per XML è il fatto che posso creare uno schema, cioè un documento XML che descrive la struttura di un documento XML. L'XML abbiamo detto che, se è scritto in maniera sintatticamente corretta, è ben formato, ma se tra l'altro combacia con quella che è il suo schema, quindi la sua definizione, si dice in quel caso che è anche un documento valido. Quello che vedete, per esempio, per dare un esempio pratico di un utilizzo di XML, è un file in TEI. TEI è quel consorzio che ha dato delle linee guida per la codifica digitale dei testi. Quello che vedete è la codifica, per esempio, in TEI dell'Enrico IV, fatta da Christian D'Agata per l'edizione nazionale dell'opera di Pirandello, e quello che vedete non è altro che un file XML a tutti gli effetti. Dall'altra parte, come diciamo, abbiamo JSON che sta per JavaScript Object Notation, cioè l'oggetto di JavaScript che si chiama oggetto, che ha anche qui una sintassi per memorizzare e scambiare dati, e un testo scritto in questa maniera ben precisa, con questi campi. Abbiamo queste coppie, nome, valore, con i dati separati da virgole. Le graffe rappresentano gli oggetti, e abbiamo quindi il nome del dato, il valore, le parentesi quadre mi permettono di memorizzare degli array. Quindi, e questo è un modo di scrivere che è standard, è un tipo di oggetto di JavaScript. Anche JSON ha uno schema, quello che vedete è lo stesso schema fatto con Oxygen, di uno stesso file per XML e per JSON. Un utilizzo allora specifico, per esempio, di JSON potrebbe essere triple IF, quando richiedo lo zoom di un pezzo specifico di un'immagine. Non richiedo di nuovo il caricamento della pagina per intero, ma soltanto della parte che mi serve, e quindi le informazioni che passo al server sono veramente poche. Il confronto fra i due sistemi di passaggio, JSON e XML si somigliano perché sono autodescriventi, perché sono gerarchici, perché sono riconosciuti da molti programmi, ma sono diversi perché JSON non utilizza la chiusura dei tag. JSON è più corto, è più facile da leggere e da scrivere. XML è più difficile da riconoscere rispetto a un JSON, e JSON già di default è riconosciuto da JavaScript. Per comprendere la differenza di prestazioni, quello che vedete a sinistra sono le prestazioni di un file JSON, e quelle a destra di un file XML con una quantità di valori all'interno. Vedete che il tempo di accesso ai file o la media di utilizzo della CPU o della memoria sembra JSON più performante di XML. Ma allora perché utilizzare XML? Beh, perché comunque XML da un punto di vista di sicurezza informatica e di sicurezza anche come scrittura di un programma mantiene lo schema al di fuori del file, mentre JSON deve contenerlo, e la definizione di schema in XML è più potente, anche se in realtà adesso si sta cercando anche su JSON di dare le stesse
grande capacità di performance. Alla fine possiamo dire che da un punto di vista espressivo in realtà JSON e XML sono da questo punto di vista identici, perché vedete due file scritti in JSON e XML che in realtà rappresentano gli stessi dati. Passo la parola a Salvatore. Ok, tempo di avviare. Scusate. Vedete la condivisione partita? Sì. Perfetto. Sì. Allora, bene, diciamo in questa seconda parte del webinar vedremo meglio, rivedremo e confronteremo alcune proprietà formali dei linguaggi XML e JSON e anche aspetti formali di questi linguaggi, inquadrandoli quindi nell'ampio contesto della teoria dei linguaggi formali. Aspetti e proprietà che riguardano sostanzialmente le strutture sintattiche, quindi la formal syntax e le sintassi di questi linguaggi, e come in particolare queste sintassi vengono postole, vengono di fatti definite, espresse in termini di grammatiche formali, ovvero riconosciute mediante automi stati finiti, accettori, riconoscitori di linguaggi. Comincio introducendo una serie di, rivedendo una serie di notazioni base, fondazionali appunto della teoria dei linguaggi formali che utilizzerò spesso durante la presentazione. Uno dei concetti basilari, appunto quello su cui si fonda tutta la teoria dei linguaggi formali, è il concetto appunto di alfabeto. Un alfabeto è semplicemente un insieme finito e non vuoto di simboli. Un simbolo, qua attenzione, non deve essere inteso necessariamente come un qualcosa che si legge, un qualche segno grafico, ma il concetto principale è che questi simboli devono essere intanto degli oggetti indivisibili, quindi oggetti atomici, che sia possibile distinguerli l'uno dall'altro e che sia possibile, qualora sia diciamo, dato un certo simbolo, decidere in maniera esplicita se quel simbolo fa parte oppure no, diciamo, tra quelli che noi stiamo effettivamente andando a considerare. Questi simboli del nostro alfabeto possono essere combinati tra loro formando insomma principalmente delle sequenze, possibilmente vuote, sequenze finite e ordinate, cioè delle liste di occorrenze. Queste sequenze sono chiamate stringhe. Quindi se noi portiamo un certo alfabeto A e formiamo le stringhe con i simboli di quell'alfabeto, diciamo che le stringhe sono stringhe sull'alfabeto in questione. Per comodità si considera la cosiddetta stringa vuota, che diciamo, è una sequenza vuota di occorrenze di simboli ed è generalmente indicato col simbolo epsilon, simbolo greco epsilon. L'insieme di tutte le stringhe, quindi la collezione di tutte le stringhe su un certo alfabeto A, si indica convenzionalmente con A star. Quindi un qualunque sottoinsieme diciamo di questo insieme A star si dice che è un linguaggio sul nostro alfabeto. Quindi dato un alfabeto, questo insieme di simboli, che cos'è un linguaggio su quell'alfabeto? È semplicemente, dal punto di vista formale, è semplicemente un insieme di sequenze finite ordinate formate appunto con questi simboli. Uno dei concetti cardine fondamentale che sta appunto alla base della teoria dei linguaggi formali è quello di grammatica formale generativa o semplicemente grammatica. Da un punto di vista intuitivo noi pensiamo ad una grammatica come ad un insieme di regole in accordo alle quali diciamo si formano, vengono formate o costruite delle frasi ben formate di un certo linguaggio. Successivamente poi a queste frasi si attribuisce un certo significato, quindi la semantica. La cosa importante da notare è che quando si parla in termini formali, diciamo, si prescinde dal significato sostanzialmente delle cose che si vanno a maneggiare. Il significato viene attribuito successivamente, anche se in effetti, diciamo, la struttura di questi oggetti, la struttura formale di questi oggetti che noi andiamo a manipolare, in qualche modo riflette sicuramente la sintassi che noi abbiamo in mente di attribuire a quelli oggetti. Cos'è quindi una grammatica? Una grammatica formale è una quaterna formata da diciamo 4 oggetti, VT e SP, dove VT sono semplicemente 2 alfabeti, sono degli alfabeti disgiunti, quindi che non hanno simboli in comune, i cui simboli sono chiamati rispettivamente le variabili, nel caso dei simboli di V, e i terminali, nel caso dei simboli di T. Poi c'è un simbolo
DV, quindi una variabile selezionato, specificato, fissato, che è chiamato il simbolo iniziale, che è il simbolo da cui si parte per formare, ora come vediamo fra un attimo, tutte le varie, diciamo, stringhe che appartengono al nostro linguaggio. L'ultimo oggetto che compone una grammatica è l'insieme delle produzioni, che in poche parole rappresenta la controparte formale delle regole grammaticali cui, diciamo, accennavo prima. In maniera molto semplice, quindi questo insieme di produzioni P, che cos'è una produzione? Una produzione è semplicemente una coppia ordinata di stringhe, quindi c'è la stringa che sta a sinistra e la stringa che sta a destra della produzione, diciamo la prima componente e la seconda componente. È una produzione, questa coppia ordinata viene generalmente rappresentata scrivendo appunto con la notazione all'arrow, cioè scrivendo una freccia che punta dalla prima componente della coppia verso la seconda, quindi alfa freccia beta. E questa notazione rende anche il significato di cos'è una produzione. In poche parole, il significato di una produzione è quello di andare a sostituire la parte sinistra della produzione, quindi la stringa alfa, con la parte destra che è appunto la stringa beta. Queste sostituzioni formalizzano appunto il concetto di applicazione di una regola grammaticale. Infatti, quando noi partiamo da una certa stringa, diciamo gamma primo, e riusciamo a individuare all'interno di questa stringa gamma primo la parte sinistra di una produzione e successivamente sostituiamo questa parte sinistra mediante la parte destra della produzione stessa, e si ottiene una nuova stringa che deriva immediatamente dalla prima stringa. Applicando ripetutamente questa nozione di derivazione immediata, quindi applicando ripetutamente le produzioni a partire dal simbolo iniziale della nostra grammatica, quindi dal simbolo iniziale S, si possono formare delle sequenze, quindi delle liste di stringhe in cui la prima stringa è appunto il simbolo S iniziale della grammatica e ogni stringa della sequenza deriva da quella precedente mediante l'applicazione di una qualche produzione, cioè deriva immediatamente dalla stringa precedente. Ci possiamo fermare fino a un certo punto. L'ultima stringa della sequenza, questa sequenza è chiamata una derivazione, e appunto si dice che è derivata dalla nostra grammatica. Ebbene, l'insieme di tutte le stringhe derivate dalla grammatica, che però sono formate soltanto da simboli terminali, quindi non contengono variabili, forma il linguaggio generato dalla grammatica. Quindi il linguaggio generato dalla grammatica è in poche parole l'insieme di tutte le stringhe che possono essere ottenute a partire dal simbolo iniziale della grammatica, attenzione, stringhe solo formate da terminali, quindi che possono essere ottenute applicando iterativamente e ripetutamente le varie produzioni che sono contenute nella grammatica. Un esempio per chiarire un po' meglio questi concetti è quello che ho pensato di fornire, è quello delle espressioni aritmetiche completamente parentesizzate. Espressioni aritmetiche intendiamo quelle espressioni formate in cui gli operatori sono sostanzialmente l'addizione e la moltiplicazione. Tra questi operatori, diciamo a sinistra e a destra di ciascun operatore c'è o un numero oppure un'altra espressione, e tutte queste espressioni sono completamente parentesizzate, altrimenti c'è una parentesi aperta che si apre, questa qua poi viene matchata con una corrispondente parentesi chiusa. L'insieme di tutte queste espressioni completamente parentesizzate può essere appunto generato mediante una grammatica che ha come variabili quelle indicate SCNO, come terminali le cifre 0, 1, 2 fino a 9, la parentesi aperta, la parentesi chiusa, il simbolo più appunto per indicare l'operazione dell'addizione, il simbolo per la moltiplicazione, il simbolo iniziale S e poi il nostro insieme di produzioni. Ora vedremo meglio. Allora, che cosa sono in questo caso i terminali? I terminali sono 0, 1, 2, eccetera, eccetera, le parentesi più e per, che servono appunto a formare da un lato i numeri e dall'altro lato rappresentano gli operatori e le parentesi. Le variabili, SCNO, S è il simbolo iniziale della grammatica ed S in pratica definisce quello che sono le espressioni. Cos'è un'espressione? Quindi un'espressione aritmetica è formata o da un operatore nel centro, quindi la prima produzione, a sinistra c'è un numero e a destra c'è un numero, oppure a sinistra dell'operatore c'è a sua volta un'espressione e a destra c'è un numero, oppure a sinistra c'è un numero e a destra c'è a sua volta un'espressione, oppure questo operatore è circondato sia a sinistra che a destra da entrambe espressioni. Quindi ho dato una definizione della sintassi, una definizione ricorsiva della sintassi, cioè un'espressione viene definita a sua volta in termini di espressione.
E questo è il simbolo iniziale S, appunto, che identifica appunto le espressioni. Poi abbiamo il simbolo, la variabile C, che invece rappresenta le cifre, e le cifre sono appunto i 0, 1, 2 e così via fino a 9. La variabile N, che invece rappresenta i numeri. Quindi che cos'è un numero? Un numero è o una singola cifra oppure una delle cifre da 1 a 9 seguita a sua volta da un numero. Va bene? Quindi 0, 1, 2, 3 fino a 9 sono numeri, oppure prendiamo il numero 1 e lo facciamo seguire da un'altra cifra, quindi 2, 1, 2, formiamo un numero e così via. Quindi ancora una definizione ricorsiva in questo caso dei numeri. E infine O, quindi la variabile O è semplicemente un operatore. Nel riquadro c'è un esempio di derivazione, in questo caso derivazione dell'espressione che vedete scritta in grassetto, 110 per parentesi 3 più 22, completamente parentesizzata. Partendo dal simbolo iniziale S, quindi a sinistra sono indicate le stringhe che via via vengono create e generate in questa derivazione, mentre a destra vengono indicate le produzioni che vengono applicate alle stringhe appunto che si trovano a sinistra. Ad esempio, partendo dal simbolo iniziale S, si applica la produzione S, arrow, N o S e si produce la stringa che c'è proprio al di sotto, quindi N o S. A partire da questa stringa sempre si applica la produzione O, arrow X, si applica appunto all'O indicata in rosso e si produce la stringa che c'è alla terza riga e così via. Insomma, quindi applicando ripetutamente, come ho detto prima, queste produzioni, partendo dal simbolo iniziale S, via via si generano stringhe fin quando perveniamo all'ultima stringa indicata appunto nella tabella, cioè la stringa 110 per 3 più 22. Siccome questa stringa non contiene variabili, ma è formata solo da terminali, questa è una stringa che appartiene al nostro linguaggio, quindi al linguaggio delle espressioni aritmetiche completamente parentesizzate. Ci sono diverse tipologie, nel corso degli anni sono state introdotte, sviluppate, individuate diverse tipologie di grammatiche. Originariamente le grammatiche, queste grammatiche formali generative sono state proposte dal linguista Noam Chomsky, il cui interesse è proprio quello di cercare di formalizzare la maniera appunto in cui può essere definita in termini specialmente ricorsivi la sintassi di un certo linguaggio. Quelle che indico qua sono grammatiche tipo type 3, type 2, tipo 1 e tipo 0, sono appunto queste 4 classi di grammatiche fondamentali che sono state introdotte originariamente da Noam Chomsky. Le più semplici sono le grammatiche regolari o grammatiche di tipo 3, sono delle grammatiche. Allora, quello che voglio precisare è che cosa differenzia una classe, un tipo di grammatica da un'altra. La cosa che differenzia un tipo di grammatica dall'altra non è sostanzialmente soltanto l'insieme delle produzioni, di come possono essere fatte queste produzioni. Quindi, ad esempio, nelle grammatiche regolari di tipo 3, le produzioni possono essere di una forma molto semplice. A sinistra ci può essere soltanto una variabile e a destra ci può essere o solo un terminale oppure un terminale seguito da una variabile. L'insieme dei linguaggi generati dalle grammatiche regolari prende appunto il nome di linguaggi regolari. Subito diciamo a livello superiore rispetto alle grammatiche regolari sono le grammatiche context free o grammatiche libere dal contesto. In questo caso il tipo delle produzioni ammesse, cioè questo tipo di grammatiche ammette produzione della forma in cui a sinistra c'è una qualunque variabile e a destra ci può essere una qualunque stringa non vuota. Quindi notate, diciamo, questo tipo di produzioni sono una generalizzazione delle produzioni delle grammatiche regolari. I linguaggi generati dalle grammatiche context free prendono appunto il nome di linguaggi context free. Perché si chiamano grammatiche context free o grammatiche liberi dal contesto? Sostanzialmente per andarle a differenziare dalle grammatiche che poi si trovano a livello superiore delle context free, cioè le grammatiche sensibili al contesto o le context sensitive, in cui la sostituzione di una variabile può essere effettuata soltanto quando questa variabile si trova all'interno di un certo contesto, dove per contesto si intende la parte, insomma, di stringhe che viene prima della variabile e la parte che viene dopo all'interno di questa variabile. Nelle grammatiche context free una variabile può essere sostituita ogni volta che occorre, senza tener conto di quello che c'è prima o quello che c'è dopo di quella variabile.
Quindi poi a livello superiore delle grammatiche context free ci sono le grammatiche context sensitive o sensibili al contesto, in cui ogni produzione ha la forma, notate, delta x sigma in delta beta sigma. Questo che cosa vuol dire? Che io posso effettuare la sostituzione, in poche parole, della variabile x con la stringa beta soltanto all'interno di un certo contesto, cioè soltanto quando la stringa x, la variabile x, è preceduta e seguita da una fissata coppia di stringhe, che si chiama appunto il contesto di quella variabile. Le grammatiche context sensitive generano i linguaggi context sensitive. Infine, diciamo, a livello maggiore, a livello più alto, delle grammatiche sono le grammatiche unrestricted, che sono semplicemente delle grammatiche in cui, diciamo, non c'è nessuna restrizione sul come possono essere appunto strutturate le produzioni, cioè non ci sono restrizioni sulle produzioni. I linguaggi che generano le grammatiche unrestricted sono i cosiddetti linguaggi ricorsivamente enumerabili. Ecco. A partire da queste grammatiche e quindi dai corrispondenti linguaggi che essi generano si forma una gerarchia di linguaggi formali che poi costituisce la gerarchia fondamentale dei linguaggi formali. Questa gerarchia ha, diciamo, come punto di partenza, come nucleo, i linguaggi finiti, cioè i linguaggi formati da un numero finito di stringhe, che sono a sua volta immediatamente contenuti all'interno della classe di linguaggi regolari. I linguaggi regolari sono a sua volta contenuti all'interno dei linguaggi context free. I linguaggi context free invece giacciono nell'intersezione tra i linguaggi context sensitive e i linguaggi decidibili in tempo polinomiale. Cosa sono questi linguaggi decidibili in tempo polinomiale? Sono quei linguaggi per i quali, insomma, esiste un algoritmo, una procedura preassegnata, mediante la quale è possibile decidere se una data stringa appartiene oppure no al linguaggio, e questo, diciamo, procedimento può essere effettuato con un numero di passi che è sostanzialmente polinomiale della lunghezza della stringa che si vuole testare per l'appartenenza. Sia linguaggi context sensitive che linguaggi decidibili in tempo polinomiale a sua volta sono contenuti nei linguaggi decidibili, che infine sono contenuti nei linguaggi ricorsivamente numerabili. Mentre per i linguaggi regolari, context free, context sensitive, esistono appunto delle caratterizzazioni grammaticali. Ciò non è vero per quanto riguarda, ad esempio, per e anche per i linguaggi ricorsivamente numerabili, sono quelli generali delle grammatiche unrestricted. Notiamo che per i linguaggi decidibili, o chiamati anche linguaggi ricorsivi, non esiste una caratterizzazione grammaticale, cioè non è possibile diciamo, definire questi linguaggi in termini di grammatiche generative. I linguaggi decidibili corrispondono sostanzialmente a tutti quei linguaggi che sono corricorsivamente numerabili, cioè vale a dire quei linguaggi che sono ricorsivamente numerabili e il cui complemento è a sua volta ricorsivamente numerabile. Il complemento di un linguaggio è l'insieme di tutte quelle stringhe che non appartengono al linguaggio. Notate che tutte le inclusioni sono inclusioni proprie. Questo vuol dire che, ad esempio, i linguaggi finiti sono essi stessi regolari, però ci sono linguaggi regolari che non sono finiti. I linguaggi regolari sono context free, ma ci sono linguaggi context free che non sono regolari, e così via. Quindi proprio questa gerarchia è una gerarchia da intendere in senso abbastanza stretto in termini di inclusioni di classi di linguaggi. Se da un lato questi linguaggi formali, diciamo la sintassi dei linguaggi viene definita attraverso le grammatiche formali e grammatiche generativi, dall'altro lato questi linguaggi possono essere riconosciuti mediante degli automi astratti finiti, che sono, pensate, dei dispositivi computazionali, dei dispositivi finiti che permettono, una volta che viene sparata, diciamo, in input a questi dispositivi una certa stringa, permettono di decidere, di stabilire se questa stringa appartiene oppure no ad un certo linguaggio. In maniera molto generale, un automa è formato da 6 componenti. Abbiamo 2 alfabeti, un alfabeto A e B, sono 2 alfabeti disgiunti. L'alfabeto A consiste dei cosiddetti simboli input, mentre l'alfabeto B contiene dei simboli ausiliari, dei simboli cioè che vengono utilizzati durante appunto il processo di riconoscimento delle stringhe, durante il processo di computazione.
Abbiamo poi un insieme conf, che è un insieme di possibili configurazioni macchina, sono delle configurazioni delle stringhe costruite appunto con i simboli, sia con i simboli input che con i simboli ausiliari. C'è poi una funzione, che è una funzione 101, che è la funzione input, che fa corrispondere ad ogni stringa diciamo di simboli input una corrispondente configurazione iniziale da cui l'automa parte per fare, diciamo, le sue scelte, le sue computazioni. Abbiamo poi un insieme di configurazioni particolari chiamate configurazioni di accettazione, e infine c'è una speciale relazione binaria, che è una relazione binaria, che è una relazione su conf, che mette in relazione tra di loro due configurazioni. In altri termini, come si evolve diciamo, il processo di un automa, il processo di riconoscimento di un linguaggio, di una stringa da parte di un automa. Si parte dalla stringa che si vuole riconoscere, si forma la configurazione iniziale con input quella stringa, e poi si vanno, diciamo, a costruire delle varie configurazioni in maniera tale che ogni configurazione che si costruisce diciamo, è in relazione alla configurazione precedente, mediante appunto la relazione di transizione del nostro automa. Se durante questo procedimento ad un certo punto si arriva ad una configurazione di accettazione, allora si dice che il nostro automa riconosce o accetta la stringa. Quindi in altri termini l'insieme delle stringhe riconosciute o accettate dall'automa è proprio l'insieme di quelle stringhe a partire dalle quali appunto si può costruire una configurazione di una computazione di accettazione, cioè una computazione in cui l'ultima configurazione è una configurazione accettante. Ci sono diversi tipi di automi che corrispondono ai diversi tipi di grammatiche che abbiamo visto precedentemente, quindi proprio c'è un parallelismo. 4 tipi di automi sostanzialmente, quelli diciamo fondamentali, che corrispondono ai 4 tipi di grammatiche che abbiamo visto precedentemente, tipo 0, 1, 2 e 3. Abbiamo gli automi a stati finiti, che sono il punto di partenza, che corrispondono ai linguaggi regolari, cioè i linguaggi accettati dagli automi a stati finiti sono esattamente i linguaggi regolari. Abbiamo poi gli automi a pila, push down automata, che sono quegli automi che invece i cui linguaggi accettati sono esattamente i linguaggi context free. A livello superiore si trovano gli automi lineari limitati, LBA, che accettano esattamente i linguaggi context sensitive, ed infine le macchine di Turing, che accettano esattamente, insomma, i linguaggi ricorsivamente numerabili. Quindi grammatiche regolari, automi a stati finiti, grammatiche context free corrispondono agli automi a pila, grammatiche context sensitive, automi lineari limitati, grammatiche unrestricted corrisponde invece alle macchine di Turing. Applicazioni e proprietà di queste, di questi linguaggi formali, di queste grammatiche, di questi automi. Beh, diciamo, trovano tutte queste tipologie di linguaggi, svariate applicazioni, specialmente insomma nel campo della trattazione automatica appunto delle stringhe di testo, quindi sostanzialmente dell'informatica. Ad esempio i linguaggi regolari hanno molte applicazioni nell'analisi lessicale, nel text editing, quindi ad esempio la formazione delle espressioni regolari che permettono di effettuare, diciamo, delle equilibri di ricerca anche abbastanza molto potenti. E queste come applicazioni, come proprietà, ad esempio le grammatiche, i linguaggi regolari sono chiusi rispetto alle operazioni classiche delle teorie degli insiemi, quindi l'unione, il complemento, l'intersezione, e chiusi anche rispetto a operazioni più specialistiche nell'ambito appunto delle stringhe, la concatenazione di stringhe e l'inversione di una stringa. I linguaggi context free trovano molte applicazioni nella progettazione dei compilatori, nell'analisi sintattica, nel parsing, e sono, diciamo, caratterizzati dal fatto che il membership test è abbastanza facile. Cioè, questo che cosa vuol dire? Che decidere se una certa stringa appartiene a un certo linguaggio context free è considerato, diciamo, un problema semplice, perché può essere risolto in tempo polinomiale. E a questo scopo c'è un algoritmo molto famoso che permette di riconoscere appunto una stringa come e se appartiene a un certo linguaggio context free, che è l'algoritmo CYK, Goki-Younger-Kasami. I linguaggi context free sono chiusi come i linguaggi regolari rispetto all'unione, però non rispetto all'intersezione e al complemento, chiusi anche rispetto alla concatenazione e all'inversione di stringhe.
I linguaggi infine context sensitive sono, diciamo, trovano applicazioni appunto nella progettazione, nella definizione dei linguaggi di programmazione general purpose, nel natural language processing, e sono chiusi rispetto alle operazioni booleane degli insiemi e anch'essi rispetto alla concatenazione e all'inversione di stringhe. Comunque anche rispetto alle chiusure di clean e così via, diciamo, varie proprietà di chiusura rispetto a operazioni su stringhe. Entriamo ora un po' più nel vivo, diciamo, dei linguaggi XML e JSON, quindi aspetti e proprietà formali di questi linguaggi in termini, insomma, di grammatiche formali e linguaggi formali. Allora, in maniera molto ampia, molto generale, possiamo diciamo, definire un documento, sostanzialmente un documento XML, come formato da due tag corrispondenti, un tag di apertura con un corrispondente tag di chiusura, e questi tag racchiudono al loro interno una sequenza di altri documenti XML possibilmente, diciamo, interspaziati da stringhe di testo, quindi una definizione appunto ricorsiva di quello che è un documento XML. Per generare un documento XML, quindi possiamo, insomma, diciamo, mostrare una grammatica, poi in realtà una metagrammatica, perché per poter generare la totalità di tutti i documenti XML, diciamo, abbiamo bisogno di una grammatica diciamo un po' complicata, diciamo abbastanza potente, e quindi che non può essere descritta in maniera molto semplice solo con poche produzioni. Per questo motivo, diciamo, quando invece di descrivere singolarmente le produzioni, andandole ad elencare una per una, quindi le si descrivono in maniera diciamo così, in maniera, diciamo, non andandole ad elencare in maniera appunto descrittiva, effettiva, si ha una metadescrizione, insomma, delle produzioni. In poche parole, queste produzioni quali sono? Vedete, sono molto poche, però in realtà quello che si nasconde è una struttura molto più ampia, molto più generale, che ci permette, insomma, di descrivere un insieme sostanzialmente infinito di produzioni. Ad esempio, abbiamo la produzione che dal simbolo iniziale S va in tutte quelle coppie di tag tau/tau, quindi corrispondenti tag di apertura e tag di chiusura, sono i tag XML corrispondenti, dove tau è il nome di un tag. E qua, siccome, diciamo, i nomi dei tag XML sono potenzialmente infiniti, è chiaro che non possiamo andare a descrivere, ad elencare tutte le infinite produzioni corrispondenti. Quindi scriviamo semplicemente che c'è una produzione il cui membro sinistro è il simbolo iniziale S, il cui membro destro è formata, insomma, da quei due tag corrispondenti, uno attaccato all'altro, e che c'è un certo nome di tag, e questo nome di tag appartiene ad un linguaggio potenzialmente infinito, che è appunto il linguaggio regolare. Oltre a questa produzione c'è anche un'altra produzione, un'altra regola grammaticale che mi dice che a sua volta un documento XML può essere formato da due tag corrispondenti con all'interno un certo contenuto C. Cos'è un contenuto C? Il contenuto può essere o una semplice stringa di testo, o a sua volta S, quindi un documento XML, oppure una concatenazione di questi oggetti, come ho detto prima. Nel caso in cui l'insieme dei nomi di tag sia un insieme finito, che è sostanzialmente quello che accade quando noi siamo di fronte a un documento XML appunto finito, un documento che noi maneggiamo, il linguaggio XML diventa sostanzialmente un linguaggio context free, quindi che può essere descritto una grammatica libera dal contesto. Nel caso invece generale, in cui, diciamo, i nomi dei tag XML, l'insieme dei nomi dei tag XML è potenzialmente infinito, possiamo osservare che invece proprio l'insieme di tutti i possibili documenti XML non è più un linguaggio context free. Abbiamo bisogno quindi di una grammatica molto più potente di quelle context free per poter definire questo linguaggio XML. Infatti notate che se l'insieme dei nomi dei tag è finito, la metagrammatica che abbiamo indicato diventa esattamente proprio una grammatica context free. Al posto di tau andiamo a mettere
ripetutamente questi nomi di tag che sono un numero finito, quindi otteniamo un numero finito sostanzialmente di produzione. E quindi una grammatica context free. Ho mostrato, l'ha evidenziato un esempio che mi dice sostanzialmente che se io ho almeno 2 simboli ammissibili per formare i nomi dei tag, quindi dei simboli diversi A e B, allora ad esempio l'insieme di tutti quei tag corrispondenti che hanno come nome una stringa del tipo un certo numero di occorrenze sia di A seguito dallo stesso numero di occorrenze di B, ebbene questi, diciamo, documenti XML che al loro interno sono sostanzialmente vuoti, sono documenti XML validi, cioè sono generati dalla nostra grammatica. Tuttavia, se il linguaggio XML, insomma, fosse un linguaggio context free, utilizzando un teorema che si chiama sostanzialmente pumping lemma, insomma, si perverrebbe ad una particolare contraddizione che mi dice sostanzialmente che non è possibile che in realtà il linguaggio XML è un linguaggio context free. Comunque, diciamo, il discorso è questo, che se noi abbiamo a disposizione un numero finito di tag, allora l'insieme di documenti XML possibili diventa un linguaggio context free e quindi può essere riconosciuto ad esempio dagli automi a pila, quindi noi abbiamo proprio dei riconoscitori di questo linguaggio e il riconoscimento può essere fatto in maniera semplice. Diciamo, nel caso generale invece noi non abbiamo sostanzialmente la possibilità di riconoscere diciamo, la totalità dei documenti XML mediante dispositivi di questo tipo. E in effetti quello che succede quando si riconosce un documento XML qual è? Si sviluppa questo riconoscimento, si evolve sostanzialmente in 2 fasi. Una prima fase accade che in una prima fase, diciamo, tutti i nomi di tag vengono riconosciuti e questi nomi di tag vengono sostituiti singolarmente da dei simboli speciali, dei metasimboli ad essi corrispondenti. Successivamente, quindi, grazie a questo processo di sostituzione dei simboli, che si chiama normalizzazione, si viene a formare un documento XML in cui i nomi dei tag sono dei singoli simboli, e quindi che poi può essere inquadrato all'interno della grammatica context free che abbiamo visto prima. E quindi poi si può fare un riconoscimento context free, quindi utilizzando ad esempio degli automi a pila. Quindi, in sostanza, la classe di tutti i documenti XML è una classe ben più ampia dei linguaggi context free, però il riconoscimento può essere fatto in 2 fasi. Quindi si riconoscono prima i nomi dei tag e successivamente si riconduce in pratica al caso context free e si possono fare quindi dei riconoscimenti mediante dei dispositivi accettori di questi linguaggi context free. Questo dico perché alcune volte magari si trova in giro detto che il linguaggio XML è context free. In realtà non è così, e quello che si intende è proprio questo, che il riconoscimento può essere fatto, insomma, mediante dei parser appunto adatti per riconoscere dei linguaggi liberi dal contesto. Ho messo un esempio, ritornando al caso di prima, in cui abbiamo visto che sostanzialmente tutti quei documenti XML formati da tag corrispondenti e vuoti al loro interno, che non è un linguaggio sostanzialmente context free, ho indicato appunto una grammatica che mi fa vedere come, ad esempio, questo linguaggio sia in realtà un linguaggio context sensitive. La grammatica l'ho elencato, ora magari non entriamo nei dettagli formali di quello che dicono queste produzioni. C'è un esempio di derivazione, ad esempio, che quindi che dal simbolo iniziale S permette di derivare la stringa tag di apertura di nome AABB e corrispondente tag di chiusura sempre con lo stesso nome AABB. Notate che la grammatica che è indicata come grammatica di genere, questo linguaggio di tag XML corrispondenti, non è in realtà una grammatica context sensitive secondo la definizione. In realtà è una grammatica non contracting, si dice, cioè una grammatica in cui il membro sinistro di ogni produzione ha lunghezza non superiore di quella del membro destro. Tuttavia c'è un stato molto importante della teoria dei linguaggi formali che dice che ogni grammatica non contracting è effettivamente equivalente ad una grammatica context sensitive. Quindi in realtà il linguaggio dei tag XML corrispondenti è proprio un linguaggio context sensitive. Passiamo per ultimo a dare un'occhiata, insomma, al linguaggio, queste proprietà formali del linguaggio JSON. È indicata la grammatica che permette di generare l'insieme di tutti i documenti JSON. Abbiamo una serie di variabili
S è sempre il simbolo iniziale della nostra grammatica, permette di generare tutti i documenti JSON. Ci sono i vari terminali che poi rappresentano, insomma, ad esempio le parole chiave, true, false, null, che sono quelli utilizzati nei file JSON, le parentesi graph aperte e chiuse, le parentesi quadre aperte e chiuse che racchiudono gli elementi di un array, la virgola per separare gli elementi di un array o per separare tra loro le coppie chiave valore, e i 2 punti per separare appunto il nome, la chiave da un valore. Le produzioni, ora magari non entriamo proprio nei dettagli di quello che fanno, però si può notare che insomma questo tipo di grammatica è esattamente una grammatica context free. Quindi a differenza insomma del linguaggio XML, che non è un linguaggio context free, JSON è invece un linguaggio puramente context free. Tuttavia JSON non è regolare, quindi diciamo non riusciamo a scendere al livello più basso. La cosa che voglio puntualizzare è questa, perché diciamo, è importante dire che un linguaggio appartiene ad una classe, ma nello stesso tempo dire che non appartiene alla classe sottostante. Il motivo è sostanzialmente perché è questo, perché per accettare i linguaggi che si trovano all'interno di una classe occorrono, diciamo, certe risorse computazionali. Generalmente per accettare un linguaggio che invece si trova nella classe sottostante, le risorse computazionali richieste sono molto più basse. Quindi ad esempio per accettare i linguaggi context free abbiamo bisogno di un tempo sostanzialmente polinomiale, mentre per accettare ad esempio invece i linguaggi regolari abbiamo bisogno di un tempo che è sostanzialmente lineare, quindi molto ma molto più veloce. Quindi dire ad esempio che JSON è un linguaggio regolare, ma è un linguaggio, scusate, context free, ma non è un linguaggio regolare, già mette in luce un aspetto, diciamo, che riguarda appunto il potere computazionale di cui abbiamo bisogno per accettare questi linguaggi. Tuttavia c'è da dire che in realtà, benché JSON non sia un linguaggio regolare, ed è un linguaggio context free, esso appartiene a una classe un po' più ristretta di linguaggi context free, i cosiddetti linguaggi context free deterministici, che insomma poi, per tirare, insomma, facendo un po' di morale, in realtà questi linguaggi context free deterministici possono essere accettati anch'essi in tempo lineare, quindi come i linguaggi regolari. Quindi, benché non sia un linguaggio regolare, quindi un linguaggio non molto semplice, il linguaggio JSON, in realtà, diciamo, è possibile costruire, insomma, dei parser, dei riconoscitori per questo linguaggio molto, molto efficienti. Quindi questo lo differenzia molto sostanzialmente dal linguaggio XML, che invece è molto più difficile da riconoscere, quindi da decidere. Insomma, questo per dare un confronto, insomma, un parallelismo quindi tra questi 2 linguaggi da un punto di vista formale. Come ultima slide ho preparato, insomma, un esempio quindi di confronto pratico tra la struttura di un documento XML e la struttura di un documento invece JSON, che corrispondono sostanzialmente alle stesse, che contengono sostanzialmente le stesse informazioni. Questi documenti rappresentano delle informazioni riguardanti le epigrafi che sono contenute nel Museo Epigrafico Digitale Epicum, quindi che è stato sostanzialmente costruito all'interno del progetto Epicum. Quindi entrambi i file sono corrispondenti, cioè significa che rappresentano sostanzialmente la stessa epigrafe. Guardate come a sinistra nel documento XML, che è poi TEI, abbiamo una struttura, insomma, abbastanza complicata, diciamo, di tag annidati l'uno dentro l'altro e così via, quindi che magari così in maniera visiva non è molto semplice da estrapolare, appunto queste informazioni non sono molto semplici da estrapolare. A destra invece vediamo sostanzialmente le stesse informazioni in maniera appunto rappresentate in JSON in maniera sostanzialmente più leggibile. Non solo più leggibile da un punto di vista umano, ma anche più facilmente leggibile da un punto di vista automatico. Infatti si è pensato appunto di creare a partire dai documenti XML TEI i corrispondenti file JSON per semplificare anche notevolmente le operazioni di estrazione delle informazioni sulle epigrafi, non solo per andare semplicemente a visualizzare, ma appunto per lavorarci sopra, per fare le varie query di ricerca e così via. E niente, con questa slide termino, insomma, la presentazione.
Ecco, benissimo, grazie veramente moltissimo perché appunto noi che cerchiamo in qualche modo di creare dei domain specific languages per le nostre esigenze specifiche, siamo chiaramente molto interessati poi a vedere di fatto cosa sta dietro, no? Ai linguaggi formali e quindi penso che i nostri partecipanti al webinar siano veramente molto interessati a quello che ci avete detto. Quindi chiederei al pubblico per favore se avete domande e se avete domande vi prego di scriverle in chat oppure di alzare la mano e io vi do la parola. Lasciamo un minuto di riflessione e così vediamo se riusciamo a raccogliere qualche domanda. E intanto comincerei io con una domanda molto ingenua, perché appunto io purtroppo non ho una formazione da informatico, quindi scusatemi se magari fosse una domanda sciocca, ok? Ecco, comunque la domanda è questa. Allora, siccome è possibile, no? Tradurre senza perdita di informazione, quindi in maniera isomorfa, XML in JSON, no? E volevo chiedere, è dunque possibile passare da un linguaggio context sensitive a un linguaggio context free senza perdita di informazione o mi sono perso io qualcosa o non ho capito male io? Allora, magari diciamo, rispondo io. No, in realtà non è possibile effettuare... allora, senza perdere informazioni, sì, si può fare. Chiaramente sia perché i linguaggi sia context free che context sensitive sono entrambi linguaggi decidibili. Quindi si può partire da un linguaggio context free e passare successivamente ad un linguaggio context sensitive, ma sempre tramite un opportuno mapping. È chiaro che non possiamo passare mutatis mutandis, perché se context free non è context sensitive, chiaramente non è possibile fare, diciamo, il passaggio nemmeno all'inverso, perché se il linguaggio è context sensitive ma non è context free, chiaramente non possiamo trasformarlo in un linguaggio context free da questo punto di vista. Quindi diciamo la trasformazione è possibile farla, però non è il discorso che si perdono informazioni, devono essere aggiunte altre informazioni per effettuare questo passaggio. Ma siccome parliamo sempre di grandezze decidibili, noi possiamo sempre fare un mapping, da qualunque cosa sia decidibile, qualunque altra cosa sia decidibile, possiamo fare sempre un nostro mapping, perché sempre abbiamo un modo per riconoscere un qualcosa se è appartenente alla prima classe, ovvero appartenente alla seconda classe. E quindi il mapping riusciamo a farlo, questo a prescindere. Ok, grazie. Però come perdita di informazione è chiaro che se andiamo da un linguaggio più grosso, quindi da un context sensitive, certo l'informazione si perde se scendiamo alla classe più bassa, se vogliamo mantenere la struttura context free. Questo è il discorso. Abbiamo bisogno di magari di più linguaggi, quindi andarli a mettere assieme. Diciamo, è un discorso un po' complesso da gestire. Questo, diciamo, non c'è un proprio isomorfismo chiaramente tra context free e context sensitive, perché altrimenti sostanzialmente è la stessa classe. Magari c'è un isomorfismo, però algebrico, è un isomorfismo che diciamo non computabile. Ecco. Un po' così. Dipende dal particolare linguaggio che noi stiamo considerando. Diciamo, il problema è che l'intera classe di linguaggi, ad esempio context sensitive, non è context free, però magari uno specifico linguaggio diventa context free, cioè può essere context free già di per sé. E si può fare un mapping, ma dipende sempre dal particolare tipo di linguaggio. Questo è il discorso. Non per tutti. Ok. In questo senso, ok, grazie. Avete altre domande? Allora appunto vorrei chiedere... Posso io chiedere una cosa, esatto. Fede? Certo, assolutamente. Ok.
Allora, intanto complimenti, grazie mille sia a Pietro sia a Salvatore, perché io da sempre reputo questo tipo di analisi che va fatta sui linguaggi descrittivi e dichiarativi che usiamo nel mondo delle digital humanities il fondamento di tutto, Esatto. no? E che molto spesso però rischiamo di perdere. Cioè, nel senso, la teoria che c'è dietro alle pratiche che noi tutti i giorni facciamo per rappresentare i nostri dati perdono un po' la parte teorica, ok? Ce la perdiamo, no? Quindi facciamo molta pratica, facciamo molta, come dire, lavoro anche, concedetemi il termine, strumentale, ma non ragioniamo sufficientemente sui temi e sui quesiti che avete posto voi oggi, ok? Quindi intanto vi ringrazio per questo, perché è intanto ritornare un po' a ragionare sui temi importanti, che sono quelli che ci avete illustrato, e grazie anche per un discorso anche didascalico. Grazie Salvatore, perché ci hai dato un po' in mezz'ora, hai fatto un po' una sintesi e generalmente si fa in un corso completo di compilatori, no? Ecco. Per cui a questo punto però da sempre io mi faccio questa domanda. Io sono un ingegnere informatico, non ho studiato molto bene alcune cose, per esempio l'esame di compilatori non l'abbiamo fatto all'università, però quello che noi abbiamo fatto e cercando anche di mettere a punto la parte un poco più operativa, la parte un poco più implementativa, è di associare i linguaggi, anche dal punto di vista nostri delle digital humanities, agli aspetti, diciamo, rappresentazionali, dichiarativi, descrittivi, con gli aspetti di elaborazione, inferenziali, funzionali, no? Allora, quando noi parliamo di linguaggi formali, tendenzialmente pensiamo sempre a qualcosa che attiva o descrive un algoritmo, mentre nel nostro caso delle digital humanities, i nostri linguaggi descrittivi o dichiarativi si fermano generalmente alla rappresentazione del dato, no? Alla rappresentazione del dato che vogliamo poi descrivere con una forma digitale, no? Quindi formale, perché comunque abbiamo bisogno di un costrutto formale per rappresentarli questi dati. Ecco, io ti chiedo a questo punto, Salvatore, ma anche Pietro, dato che poi avete fatto presente come un linguaggio formale può essere calato nei due, diciamo, formalismi che al momento utilizziamo, cioè l'XML e JSON principalmente, come possiamo a questo punto anche iniziare a ragionare sugli aspetti funzionali, sugli aspetti più procedurali, sugli aspetti più di elaborazione, no? Coinvolgendo lo stesso formalismo, non facendo prima una cosa, poi lasciandola e passando ad un'altra, non sapendo poi effettivamente se abbiamo descritto un dato per essere elaborato in un modo o in un altro modo. Cioè, gli aspetti poi inferenziali legati alle procedure che possiamo applicare a questi dati, dove li mettiamo, diciamo, in una visione così formale dell'approccio? Cioè, riusciamo anche a descrivere cosa poi poter elaborare sulla base delle descrizioni fatte. Scusa Angelo, Sì, prego. quindi se ho capito bene, vorresti introdurre un po' anche il discorso degli additivi o sbaglio? Sì, diciamo poi in fondo ci sarebbe anche questo concetto, il concetto di associare rappresentazione del dato alle possibili operazioni che possiamo fare su questo dato. Ma, diciamo, Sia in termini procedurali e sia in termini funzionali, cioè l'ADT è più sul versante funzionale, però anche dal punto di vista procedurale il concetto più o meno resta, no? Sì, ma diciamo in realtà, almeno per quello che intendo io sostanzialmente, secondo me questi linguaggi, sia XML che JSON, diciamo, sono stati introdotti, specialmente l'XML probabilmente, per una rappresentazione, insomma, strutturata dei dati e successivamente, diciamo, le operazioni fattibili cioè non è stato concepito come un linguaggio sul quale operare direttamente.
ma un linguaggio per rappresentare e strutturare questi dati, e poi successivamente sono state, diciamo, elaborate queste operazioni da fare sull'XML. In realtà quello che si dovrebbe pensare è un po', diciamo, un procedimento inverso. Cioè magari pensare in partenza un certo numero di operazioni fattibili, operazioni ammissibili, quello che ci serve da estrarre da questi dati, come li vogliamo estrarre, poi successivamente di andarli a strutturare di conseguenza. Quindi si dovrebbe fare una cosa simile, secondo me, per avere, insomma, una corrispondenza tra operatività e rappresentabilità dei dati. Molto spesso, diciamo, la rappresentabilità non rispecchia l'operatività e viceversa. Magari si sviluppa un certo linguaggio, quello che è, però poi le operazioni che si fanno su quel linguaggio dipendono un po' dalla struttura, cioè le operazioni, tra virgolette, semplici che è possibile fare su quel linguaggio dipendono dalla struttura del linguaggio stesso. È chiaro, ad esempio, che noi l'XML potremmo scrivere, se vogliamo fare una ricerca, è inutile che andiamo a utilizzare XSLT, XPath, eccetera, eccetera. Cerchiamo carattere per carattere, simbolo per simbolo, andiamo a fare tutti i confronti di questo mondo e stiamo le informazioni che ci servono. Ma siccome già l'XML poi viene strutturato, una sua struttura di nodi, ad albero e così via, quello che fanno, diciamo, le operazioni sfruttano proprio questa struttura per accedere alle varie informazioni. Quindi, diciamo, si dovrebbe un po' ragionare tanto sulle operazioni che si vogliono ottenere, su che cosa, sui dati in sé che si vuole, ma anche sulla semantica di quello che si vuole ottenere, cioè non soltanto sui dati in sé. E poi magari quindi ragionare di conseguenza su come strutturare questi dati di conseguenza. Cioè, dovrebbe essere un discorso del genere. Quindi un problema che spesso questo qua, diciamo, nasce, a me personalmente. E come per con i linguaggi ad oggetti o linguaggi, diciamo, di programmazione, in genere uno sceglie se rappresentare dati in array o in liste di puntatori a seconda che operazione deve fare, cioè sceglie la struttura dei dati a seconda l'operazione che vuoi e le funzioni che devi applicare su quell'applicazione. Allora, Infatti quello che noi in genere chiediamo quando lavoriamo in collaborazione con altri è prima quali sono le richieste, le operazioni che bisogna fare dobbiamo fare con questi dati. Perché proprio per rappresentarli e per esplicitare la semantica tu lo puoi fare utilizzando certe strutture, certe altre e quindi scegliere come rappresentarle in funzione di che cosa devi farne di quei dati e quelle informazioni, che sono due concetti diversi, ma che, voglio dire, l'una dipende un po' dall'altra. E quindi ragionare anche sulle funzioni, oltre che sui dati, cioè su ciò che noi dobbiamo, le operazioni o le query o ciò che dobbiamo appunto ottenere dai dati, sarebbe anche un passo avanti nella rappresentazione Digital Humanities, cioè non pensare solo a rappresentare dei dati, ma contemporaneamente a ciò che alle operazioni o di base standard oppure di volta in volta specifiche del contesto che si devono ottenere. Sì, esatto, Daria, ti ringrazio moltissimo per questa osservazione, perché è veramente uno dei mantra, ok? È proprio un punto sul quale Angelo e io insistiamo tantissimo con i nostri studenti e appunto nel nostro pubblico ci sono molti dottorandi, quindi persone che stanno codificando di fatto in XML, TEI, eccetera, però molto spesso non è immediato, ecco, diciamo, non è immediato, ok, che il punto di partenza non è tanto la codifica TEI, ma è invece la domanda di ricerca, cioè noi... Soprattutto non è il punto d'arrivo la codifica TEI, cioè, non è ciò che dobbiamo ottenere, ma è ciò che ci permette di ottenere altro. Esattamente, esatto, per cui noi diciamo sempre ai nostri studenti che prima di tutto devono avere una ipotesi di ricerca, un obiettivo di ricerca, esatto, devono avere un obiettivo di ricerca che sia il più chiaro possibile ed è in funzione di quello che devono coordinare i propri mezzi, per cui a volte ci troviamo appunto degli studenti spaesati che si sono codificati carattere per carattere un'intera edizione e poi gli chiediamo perché lo hai fatto, cioè perché lo hai fatto e non ci sanno dare una risposta, no? Allora appunto
va assolutamente codificato carattere per carattere se l'obiettivo di ricerca, ok, era ad esempio uno studio paleografico per il quale c'era la necessità di confrontare ciascun singolo carattere con un altro singolo carattere della loro edizione. Ma se per esempio la loro domanda di ricerca era di tutt'altra natura, ad esempio di natura linguistica, ok? Allora, appunto, perché si sono messi, hanno impiegato tante forze, energie. Su una via che poi non risponde alla loro domanda di ricerca. Ecco, quindi grazie veramente Daria per insistere su questo aspetto che è cruciale. Grazie a voi dell'opportunità, insomma, di averci dato di parlare anche di questo, perché è importante sapere che dietro c'è tanta nel memorizzare, nel calcolare come, che tipo di deducibilità hanno certe operazioni, la complessità dal punto di vista appunto polinoniale, lineare, esponenziale di varie operazioni. È importante, si dovrebbe fare. Esatto, sì, anche perché appunto a volte poi non è chiarissimo quali sono le prestazioni che potrà dare un motore di ricerca. Ad esempio, appunto, alcuni nostri collaboratori hanno la necessità di avere delle prestazioni molto alte da parte soprattutto dei motori di ricerca che vengono utilizzati, e quindi un motore di ricerca va impostato proprio esatto, tenendo conto, no, di alcuni requisiti che possono essere meno significativi in un progetto ed estremamente significativi invece in un altro. Appunto, se uno magari tratta 100-200 cose ha un senso, se tratta 10 milioni ne ha un altro senso, cioè tratti i dati anche in maniera differente, lo stesso dato, però se numericamente è differente potresti decidere di rappresentarlo in maniera differente. Esatto. Sì, no, grazie mille per la risposta. Io penso ci sia una voragine da colmare da questo punto di vista all'interno delle Digital Humanities. Non spaventa un po' perché appunto anche come abbiamo visto i formalismi sono molto più vicini agli aspetti matematico-logici, quindi c'è bisogno di entrare su tematiche e teorie un po' complicate, però non per questo dobbiamo rinunciarvi. Cioè, non perché i formalismi sono complicati o la teoria di riferimento è complessa, dobbiamo rinunciare a quel tipo di indagine. Ecco, come appunto sono state fatte un sacco di lavori anche molto belli dal punto di vista della rappresentazione dei dati, mi piacerebbe che le stesse cose venissero fatte anche per una fase definitoria sull'operatività che possiamo ottenere all'interno, diciamo, anche banalmente di strutture molto semplici nel mondo delle digital humanities, che comunque mancano. Perché non abbiamo software molto riusabili all'interno delle digital humanities? Perché? Cioè, il motivo principale è perché mai nessuno si è preso la briga di definire tutti gli aspetti operazionali o operativi, mentre c'è tanta codifica TEI. Perché? Perché è l'unica cosa che è stata fatta da un punto di vista definitorio, no? Questa operazione. Esatto. Vabbè, comunque, grazie mille perché è stato veramente molto, molto utile. È un dibattito molto aperto questo, mi piacerebbe comunque portarlo anche poi in altri contesti. Ecco, grazie Angelo. Vorrei chiedere alle persone più direttamente coinvolte nei vari progetti di Euporia, quindi vedo che c'è Amedeo, vedo che c'è Christian, vedo che c'è Luigi e Matteo. Ok, vorrei chiedere a loro se hanno qualche domanda, altrimenti ci salutiamo. Quindi lascerei un minuto di riflessione, poi vediamo se emerge qualche domanda, altrimenti ci salutiamo. Vedo Cristian che compare. Sì,
No, intanto ringrazio Daria, Pierpaolo e Salvo, che conosco anche bene perché appunto collaboriamo anche in alcune cose, per questo intervento che ha trattato un po' tutti questi aspetti dal punto di vista anche informatico, che poi io, essendo più della parte dell'umanista, in parte solo informatico, è proprio un mondo anche appunto diverso, un approccio completamente diverso rispetto a quello che facciamo. Però proprio essere arrivati a quel punto, secondo me fondamentale, che è quello che abbiamo detto, cioè partire anche dalle operazioni, dalla domanda di ricerca, dal perché, da che cosa si vuole fare, quindi arrivare a riflettere su questo punto, che un po' anche a proposito di euporia è quello che si fa in euporia, cioè in euporia l'idea di formalizzare un determinato dominio e partire da quel dominio è proprio perché io parto dalla conoscenza di quel dominio, voglio formalizzare degli aspetti perché voglio interrogare, voglio scoprire, voglio capire, voglio interpretare, come nel mio caso che presenterò la prossima settimana, alcuni aspetti della mia domanda di ricerca, e poi faccio un formalismo, poi attraverso Eupodia posso però ottenere in output la codifica, e quindi è un output, un punto d'arrivo, nel senso però di comunicazione rispetto alla comunità scientifica, insieme ai risultati sulla mia ricerca. E quindi secondo me aver trovato, e quindi a proposito di euporia, e quindi per riportare tutto all'interno di un circolo, è aver ritrovato le stesse domande di ricerca anche da una prospettiva appunto più informatica, che ha lavorato su che cos'è la codifica, che cosa sono le context grammar, eccetera eccetera, e aver trovato anche quello che io faccio, che ho fatto con euporia e che faccio anche io giorno per giorno, è stato molto bello. Cioè mi è servito come una mappa che ha collegato un po' tutti i puntini, come quando alla fine trovi un disegno. Quindi volevo ringraziare e volevo appunto dire questo. Grazie Cristian. Se volete replicare... Va bene, allora se non ci sono altre domande, vi ringrazio moltissimo e direi che ci salutiamo. Scusate per il tempo, che abbiamo forse iniziato anche un po' dopo, ma ci siamo presi un po', ma spero che, insomma, vedo che è stato interessante, quindi grazie a Ecco, voi. Franz, Grazie. Se vuoi aggiungere qualcosa, Franz? No, solo vi ringrazio molto. Non è stato troppo lungo, ma pesante comunque, per uno come me. No. Ecco, benissimo. Grazie allora. Buona Grazie, serata. arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Ciao.